Ben ritrovati a Filo Rossonero, qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera a tutti. Allora Carlo, ci ritroviamo dopo una giornata ancora più difficile rispetto a lunedì, direi, perché avevamo qualche speranza, no? Che la partita di ieri potesse un po' cancellare i nostri ricordi di domenica sera, invece è andata ancora peggio rispetto a domenica. La prima domanda che ti fanno da casa, dato che in tanti parlano di mancanza di umiltà, io ti chiedo, ma tu rivedi questo? Secondo te c'è altro? Sai, quando si parla di tutte queste cose, di questi aspetti morali e Mm. non pratici, non è facile dire, dare così, pronunciarsi in maniera categorica. Mancanza di umiltà. Perfetto. Andiamo a esaminare mancanza di umiltà. Dove si è vista la mancanza di umiltà? Forse sto riflettendo a voce alta in qualche tiro alto così un po' sconclusionato di Leao, l'umiltà in qualche tocco di prima di Giroud, forse se devo parlare di umiltà penso a quelle due cose lì, due giocatori che pure avevano giocato bene contro la Roma. Improvvisamente il mercoledì abbiamo l'umiltà che invece non abbiamo più l'umiltà che avevamo la domenica. In 3 giorni hai perso l'umiltà. Io voglio ricordare che il Milan umile di Fabio Capello, e sono ironico, cioè il Milan degli invincibili, è riuscito a perdere contro il Piacenza in casa. Coppa Italia è una cosa che proprio per il Milan ricorda delle imprese clamorose al contrario. Infatti l'ultima volta l'abbiamo vinta 20 anni fa, siamo arrivati un paio di volte in finale, non ricordi la prestazione brutta di Donnarumma, poi un'altra non bellissima abbiamo perso, quindi i giocatori, c'erano giocatori non ancora nati quando Capello perdeva dai gol di Piovani del Piacenza. Coppa Italia è una cosa che ci ricorda sempre delle sorprese negative. Il Milan, parliamo del primo tempo, hai trovato qualche giocatore non umile? No, Tonali anzi. no, ha dato il suo, l'altro ha dato il suo. De Ketelar non è una questione di umiltà, è una questione che dopo un buon inizio è calato, ma non ha mai dimostrato di essere umile o non umile. Ha dimostrato, l'ha detto Pioli ieri, ci aspettiamo cose sempre importanti e decisive, non le abbiamo viste, non l'ho detto io, l'ha detto Pioli. Quindi l'umiltà dove? Ieri la partita di Gabbia, Tomori e Kalulu vi è sembrata una partita non umile? Quindi Tatarusano non è stato umile? Diciamo che non è facile, perché la gente chiede a noi, ma io sono la gente, e non è facile capire per quale motivo quelli che dovevano entrare e chiudere la partita non abbiano dato tanto. Questione fisica, hanno speso tanto con la Roma? Insomma, Beatrice, possiamo dire, sai quando si dice ma è una questione kafkiana, ti nascondi dietro questa frase che non sa, cioè io non ho studiato Kafka, non so neanche cosa voglia dire, e qui manca l'umiltà. Può darsi, io però me la devono spiegare chi mi dice che manchi l'umiltà, dove hanno visto una squadra poco umile. Ho visto una squadra poco brillante, una squadra non bella sul piano tecnico, ma soprattutto tecnico, soprattutto però quando sono entrati quelli bravi titolari. Ma infatti Non credo so cosa che ne pensi, ma io umile, non so cosa Ma voglia credo dire. che l'ascoltatore che ci ha fatto questa domanda si riferisse proprio all'ingresso dei titolarissimi, no? Perché ad un certo punto di gara abbiamo visto entrare Giroud, abbiamo visto entrare Leao, Teo Hernandez, E non Bennacer. hanno dato molto, è perché è una questione di umiltà o perché magari erano stanchi, perché Giroud non doveva giocare 3 partite di seguito o 2 e mezzo di seguito e lo sapevamo, e anche Teo, perché sono figli del mondiale. E sarà quello o perché non sono umili? Secondo me ragioniamo anche su quell'altro punto. Ma io credo che sia stata una partita che si doveva chiudere molto molto prima, forse nel primo tempo, perché a me ad esempio, non so se sei d'accordo Carlo, è piaciuto un po' di più il primo tempo, nonostante un modulo
tutto Sì, però nuovo. non è che nel primo tempo dovevamo chiuderla, lo possiamo dire a Salerno. Ieri no, non abbiamo tirato mai in porta. Cioè non è che dici sono stati non concentrati sotto rete, abbiamo tirato su calcio piazzato il colpo di testa di Techetelare, un tiro da lontano di Techetelare e poi nel secondo tempo forse supplementare o primo supplementare un tiro di Teo Hernandez, finita lì. Cioè non lo so, è una partita, la domanda di oggi è un'altra. Perché non chiamiamolo ritiro, non chiamatelo come volete, non chiamiamola punizione? Perché l'allenatore Pioli ha deciso di non farli andare a dormire a casa ma di portarli a Milanello? La risposta ufficiale, perché questa mattina alle 8:30, 9 dovevano subito vedere i video, così erano già lì. Però dato che si allenano sempre al mattino e ci sarà stata altre occasioni di vedere i video, voglio capire perché allora non la chiamiamo niente, nessuno me lo può contestare. Perché questo provvedimento anomalo, che è figlio di un altro provvedimento anomalo dopo la partita contro l'Eindhoven? Che cosa preoccupa Pioli? Questa è la domanda alla quale non so rispondere. Sì, esatto, ci sono state tante volte in cui il Milan, anzi la maggior parte delle volte il Milan si allena proprio al mattino, quindi qualcosa sicuramente che lo preoccupa c'è, ma penso che sia lecito che Pioli in questo momento sia un filo preoccupato. Mi piace, ma preoccupato, Beatrice, la situazione è strana. Preoccupato dopo l'eliminazione della Coppa Italia e dopo una bellissima prestazione contro la Roma, pur con le 2 disattenzioni nel finale? E allora li chiamavi la mattina del lunedì e andavate a esaminare la disattenzione del finale, non dopo il Torino che è la Coppa Italia. Mi sembra molto più grave aver perso 2 punti con la Roma che l'eliminazione in Coppa Italia. L'eliminazione in Coppa Italia è dolorosa perché siamo stati eliminati, ma io ti dico che aumentano le nostre chance di vincere il derby, che si sarebbe dovuto giocare con l'Inter che gioca il martedì, poi questo non si sa, e il Milan che avrebbe giocato a giocare il mercoledì col derby la domenica. E quindi voglio dire, dato che in questo momento il Milan non sempre può contare su una rosa diciamo numerosissima, perché adesso rientra Origi, rientra Kjaer, ma per vederli giocatori pronti, cioè pronti dal primo al 90°, giocatori pronti, non è che ci servirà una settimana o 2, serviranno di più. Carlo, le ultime 2 domande te la concentro in una. Ti chiedono se ti ha convinto De Ketelare in un ruolo diverso dal solito, No, ovvero quello del primo tempo. mi ha un po' illuso all'inizio, però se non, ci auguriamo di no, ma se dovesse essere un'emergenza con De Ketelare là davanti, non mi ha convinto. Seconda e ultimissima domanda, ti chiedono un parere sulle parole di Maldini di ieri sera, prima della partita, appunto, sul mercato, So che sono parole, Beatrice, che hanno toccato è un eufemismo, vero? Già, però noi lo dicevamo da un po', no? Quindi No, ma hanno mi confermato. sembra che gli amici dei social non l'abbiano presa molto bene, o sbaglio? No, Ecco. per nulla direi. Io non lo so, ha detto la verità, signori, noi siamo per la sostenibilità, sentirselo dire però è più doloroso. Un conto è non dire vabbè tanto non spendono perché tengono una linea diciamo coerente di costi, ricavi. Un conto è sentirselo dire noi siamo questi, noi lavoriamo così e signori non compreremo nessuno a gennaio. Allora, che non compreremo nessuno a gennaio nonostante tutti boom 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 boom, ve l'ho sempre detto, ma non perché sono contento, perché continuo a dire perché non compriamo l'attaccante, perché me l'hanno detto. Ma Ziyech, quante volte mi hai chiesto di Ziyech? Quante volte ti ho risposto guarda che non lo comprano? Quante volte mi hai risposto il portiere la settimana scorsa no guarda che non lo comprano? E poi però sempre ecco, e allora seguite quelli che dicono ogni giorno che compriamo Ziyech. È un problema. Quando io vi dico Maignan, guardate che non è una cosa così immediata. No, domani rientra. Benissimo. Allora, io vi dico quello che so, ma che mi dicono. Se voi volete dire che arriva Ziyech, che arrivano tutti questa pletora di giocatori che vi hanno detto in queste settimane, seguiteli. Poi io chiedo e mi dicono che non prenderanno nessuno. Adesso l'ha detto Maldini,
speriamo che qualcuno, quando dico che difficilmente compreremo, vorrei che comprassero qualcuno, sì, non vogliono comprare nessuno, no, io è un'opinione, io È prenderei, ovvio loro lo che prendono. credo che saresti più contento nel dire compriamo qualcuno, ma devi dire Non la lo so, verità. o che Maignan rientra domani. Allora, certo, poi ci sono quando vi ho detto Benasser l'ultimo weekend, guarda che lunedì o martedì rinnova, perché mi hanno detto la settimana prossima rinnova. Poi l'altro ieri mi hanno detto rinnova giovedì e oggi abbiamo sentito che ha rinnovato alle ore 16 e quindi bene, sono contento. Quando mi dicono c'è un po' di ottimismo circa Leao, vi dico che c'è ottimismo Leao. Certo che poi se non firmo, capito? Cioè, non è che io vado dietro, io vi dico quello che so. Poi se voi volete cullarvi dietro Ziyech un giorno sì, un giorno no, dietro Benasser firma domani quando mancava ancora un mese e dietro tutta la pletora di nomi, Auer, ti ricordi? Aouar, giocatore francese. Poi telefono, ma allora no. No. E allora andate avanti e adesso dal 1 febbraio incominceremo all'elenco di tutti i giocatori che verranno. Grimaldo, ecco, novità. Grimaldo è uscita l'altro giorno, giusto? Giocatore del Benfica al posto di Ballo Touré. Chiudo dicendo, ho chiesto, mi hanno detto, buon giocatore, adesso non arriva. E va bene, ormai l'abbiamo capito. A giugno sarà difficile che Grimaldo accetti di giocare 15 partite l'anno, perché è un buon giocatore, facendo l'alternativa a Teo Hernandez. Quello è quello che mi dicono. Volete seguire che arriva Grimaldo e Angelo Gabriel che vi dico che 15 milioni non li spendono? Problema vostro. Carlo, grazie, noi ci vediamo domani in studio alle 16 per Pelle Rossonera. Ma hai intenzione di chiedere a Simone se arriva Ziyech, me lo eviti gentilmente? Va bene, riferirò. Un abbraccio.